Per il mio semenzaio vi faccio vedere come creo una piccola serra mobile. Ho come struttura questo oggetto qua, non so se riuscite ad immaginare di cosa si tratti, non è altro che il mio box di quando ero bambina. Questo qui l'avevamo portato fuori, lo dovevamo buttare e io ho pensato, ma forse si può riutilizzare in qualche modo? I miei genitori hanno conservato in soffitta per una vita e hanno fatto bene perché adesso lo faccio diventare una serra. La morale è, prima di buttare la roba, pensiamoci. Ciao tribù del bosco, molto importante per chi fa l'orto avere uno spazio protetto dove far crescere le nostre piantine, anche perché l'acquisto delle piantine da mettere nell'orto è spesso una delle spese più importanti ed è molto divertente invece autoprodurre a partire dai semi le proprie piante, meglio se abbiamo addirittura dei semi autoprodotti. Ci serve appunto uno spazio protetto che può essere una vera e propria serra, ma può essere anche un semenzaio, quindi un luogo non tanto grande dove le piantine potranno crescere al caldo, protette dai rigori dell'inverno, ma ricevendo tutta la luce di cui hanno bisogno. Giro il box a testa in giù. Qua sotto c'è il posto per 3 plateau come questo, ok? Ne mettiamo 3. Quindi adesso vado a chiudere con un telo di plastica trasparente tutti i lati, compreso naturalmente sopra. Anche il telo di plastica è riciclato, questo probabilmente serviva per ricoprire un materasso. Abbiamo conservato anche questo e adesso diventa la nostra copertura. La serra ci serve perché vogliamo anticipare i tempi, vogliamo avere già delle piantine grandicelle quando arriva la stagione giusta per far crescere quelle piante nell'orto. Per esempio i pomodori hanno bisogno di temperature discretamente alte per quando li trasferiamo nel campo e se noi dovessimo aspettare di mettere il seme al momento giusto non ce la faremmo probabilmente a vedere la fruttificazione. Quindi cominciamo molto prima, quando però alle nostre latitudini fa ancora freddo. La serra ha questa grande capacità, quella di catturare i raggi del sole perché è trasparente e poi di trattenerli all'interno, e quindi dentro una serra le temperature sono molto più alte che all'esterno. L'effetto serra del pianeta funziona esattamente così. Vado a fare 4 buchini dove ci sono i piedini del box in modo da avere il telo bello steso sopra. Allora questo lo facciamo proprio che fissiamo il tutto con delle fascette. Tutto il materiale che ha una struttura, una tecnologia, soprattutto il metallo, quindi sono materiali destinati a durare a lungo, non vanno buttati perché se ci ragionate su si riutilizza tutto. Nell'orto si ricicla tutto. L'effetto serra può capitare che sotto questa protezione non ci siano comunque temperature abbastanza alte o che tra il giorno e la notte ci sono delle differenze tali per cui le piantine non riescono a svilupparsi e allora può essere necessario riscaldare la serra. Ci sono varie tecniche per fare questo, da degli escamotage un po' più semplici a in veri e propri impianti anche elettrici con delle serpentine che si fanno passare sotto i letti di semina delle piantine dove appunto la terra si scalda grazie all'elettricità. In questo caso avremo una spesa non indifferente per quanto riguarda l'elettricità, anche se non altissima, però sempre potremo risparmiare nell'acquisto delle piantine. Vediamo a che punto siamo. E questa struttura leggera si potrà togliere durante il giorno e rimettere la sera tranquillamente. Adesso vado a fare le rifiniture e ci siamo. Ogni seme in realtà ha la sua temperatura ideale di germinazione, non è semplice dare le condizioni ideali per qualsiasi pianta. Molte delle piantine estive vorrebbero tra i 20 e i 25 gradi, ma già tra i 15 e i 20 si riescono probabilmente a far crescere le piantine nella maggior parte dei casi, quindi si devono garantire queste temperature. Ci sono dei metodi molto naturali per far salire la temperatura sotto il letto di crescita delle nostre piantine e il principale e più conosciuto fin dalla notte
dei tempi è il letame. Il letame fresco prodotto da animali vari fermenta, e questo processo di fermentazione fa salire le temperature. Quindi se noi mettiamo del bel letame fresco all'interno del nostro spazio protetto, avremo un innalzamento delle temperature anche di notte, e quindi potremo garantire le temperature che servono alle nostre piantine. Un altro sistema antico per riscaldare uno spazio è una candela. Anche qualche candela all'interno della vostra serra potrebbe bastare per superare la notte. Un altro accorgimento importante per proteggere le vostre piantine è non appoggiarle a terra. Quando fa molto freddo il suolo trasmette questo gelo, questo senso di gelo, quindi potrebbe bastare anche un bello strato di fieno o di paglia sul quale metterete i vostri vasetti. Non appoggiateli direttamente sul suolo. Il box da bambina non mi è mai piaciuto, le foto che ho dentro il box sono tutte piangenti, quindi non ci volevo stare, però questo oggetto è tornato utile e adesso mi piace proprio il mio box. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa vi siete inventati per fare una protezione per le vostre piante, quali materiali strani avete recuperato per costruire le vostre serre, i vostri semenzai. Grazie di aver visto il video, iscrivetevi al canale Telegram e ci vediamo presto, ciao! Ma hai finito di lavorare?